Buongiorno ragazzi, è domenica, è mezzogiorno, io non vi sto assolutamente mentendo. Bentornati su Peppe Vacca Collectibles per il solito appuntamento con le news della settimana. Un'altra settimana ricchissima di contenuti e quindi devo avere come al solito prescia, perché sennò invece di essere in 10 a vedere questo video sarete in 3. Ma prima di cominciare devo fare un ringraziamento a tutti coloro che si sono ricordati del mio compleanno, che è stato il 6 di febbraio, ed in particolar modo ai ragazzi abbonati che sono sul gruppo Telegram, che adesso ovviamente citerò e saluterò perché mi hanno fatto un regalo gigantesco, inaspettato, e quindi ancora grazie a tutti ragazzi, grazie di cuore. Ringrazio quindi Luca De Rubeis, Doc Emil, Mauro Testa, Daniele Zappalà, Luca Lanotte, Claudio Costa Barbè, Dario Giuliano, Fabio, Lorenzo Rubeis, Manuel, Manolo Abbasciano, Serix, Nicolò Matassoli e Nicola. Ho dovuto leggere ragazzi per paura di dimenticarmi qualcuno, spero di essermi ricordato di tutti, ancora grazie perché siete stati veramente meravigliosi. Adesso veniamo a noi ragazzi con le ultime novità dell'ultimo periodo, circa degli ultimi 10 giorni. Ovviamente vi ho detto una cazzata, non è domenica oggi ma venerdì, quindi spero che non esca nient'altro nel frattempo perché questo video comunque lo vedrete appunto domenica. Partiamo sempre da Hot Toys, che è quella che mi ha deluso un pochino di più in questo periodo, quindi andiamo un pochino più spediti, perché come al solito c'è molta penuria di contenuti di un certo spessore, almeno per quanto mi riguarda, per quello che penso io. Magari mi smentirete. Sono state più ovviamente le release piuttosto che gli annunci. Di annuncio ce n'è stato, se non sbaglio, soltanto uno o un paio, ma di bassissima rilevanza. La prima release è quella di Nightwing da Batman Arkham Knight, andrò molto spedito ragazzi, poi roba di Dan, ma di poco spessore, spero che prima o poi avendo nella licenza potranno realizzare delle donne in scala 1 a 6, ma non credo. Roba di Kamen Rider Amazon, che anche in questo caso secondo me è più una roba per il pubblico orientale piuttosto che per noi, ma magari qualcuno di voi appassionato mi saprà dire di più. Schippiamo tutta questa roba che a noi, alla maggior parte almeno del mio pubblico, non credo interessi, e andiamo sulla release invece di Vi, tratto da Arcane. Abbiamo visto già la settimana scorsa la release di Jinx, che è stata leggermente posticipata rispetto a quanto pattuito, a quanto pronosticato da Hot Toys. Qui invece Vi ha rispettato quella che era la release prevista all'incirca per febbraio-marzo del 2026. Eccola qui, più in forma che mai. Secondo me c'è stato un leggerissimo upgrade, non tanto per quanto riguarda il painting, ma la struttura generale, ma fosse solo un'impressione mia che non ricordo benissimo come fosse il prototipo, che era stato annunciato ormai un annetto fa, anche qualcosina in più. Ed eccola qui in tutto il suo splendore insieme a Jinx. Complimenti come sempre al fotografo che va a valorizzare ancora di più questo prodotto, che secondo me comunque varrà molto la pena vedere insieme, e lo vedremo sul canale perché farò l'unboxing, molto probabilmente un unboxing orizzontale che manca da un po' sul canale. Mi spiace solo che la divisa, diciamo l'outfit utilizzato da Hot Toys per questa Vi non sia quello più classico del personaggio, ma quello della fine della seconda stagione. Per chi non avesse ancora visto lo show, intanto vi invito a recuperarlo assolutamente e non voglio fare altri spoiler. L'annuncio di questa settimana, ragazzi, è stato un pochino controverso, un po' come tutto l'ultimo periodo Hot Toys. Non mi voglio soffermare su questo argomento perché ne abbiamo parlato decine di volte. È un personaggio sconosciuto ai più, se non a tutti, e sinceramente mi sono un pochino informato perché ero molto ignorante su questa roba qui. Appena ho visto questo personaggio, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato che merda. Qui intanto lo vediamo anche con un altro personaggio che verrà annunciato probabilmente in futuro, che è legato invece a TriZero, va a riprendere le connotazioni del logo di TriZero stessa. E questo baby della Brother Worker Space Worker, cioè della Brother Worker è il brand, Space Worker dovrebbe essere il nome del personaggio, Space Worker Baby, e per quanto riguarda, cioè va a riprendere quelle che è
l'anniversario, insomma, il 25esimo anniversario di questa azienda di artisti che 25 anni fa, appunto proprio come Hot Toys, si è buttata nel campo dell'arte per quanto riguarda le 1-6, quindi è una celebrazione in un certo senso di questo anniversario insieme a questa azienda. Penso che lo compreranno in 3 questo pezzo, tra l'altro se non mi sbaglio limitato a 600 copie, e non lo so, ditemi che ne pensate, ma molti di voi già me l'hanno detto e non erano commenti positivi. Sempre per rimanere e per concludere quelle che sono state le notizie per quanto riguarda Hot Toys, il rilascio di James Bond No Time to Die, che avevamo visto in realtà non troppo tempo fa, oppure il tempo scorre veramente velocemente ultimamente, ma visti i vari impegni, ma non mi sembra di averlo visto parecchio tempo fa, magari mi sbaglio, quindi è stata una delle release che Hot Toys ha forse anticipato, ma non vorrei metterci la mano sul fuoco. Questo un bel pezzo, credo che l'outfit, forse non so se le proporzioni siano state effettivamente rispettate con quelle che sono quelle dell'attore, un headsculpt di tutto rispetto, forse non perfetto, però dai, secondo me non male per gli appassionati di James Bond, un recupero credo da fare. C'è però un'altra notizia, ragazzi, quella che all'inizio mi ha fatto sobbalzare dalla sedia, perché sarei stato veramente molto contento di un Han Solo in scala 1-6. Per quanto riguarda episodio 4, un remake dell'ormai lontanissimo Toys del 2013 o 2015, se non ricordo male. È passato tanto tempo, speravo fosse in 1-6, invece ragazzi è una 1-4. Ovviamente non fa parte del mio target, le 1-4, e mi stupisce anche che abbiano fatto un personaggio, diciamo, relativamente secondario, visto che le altre 1-4 sono state quelle di Boba Fett dall'omonima serie e The Mandalorian, Mando da The Mandalorian. Han Solo va un pochino fuori dai canoni a cui siamo abituati, però gran bel pezzo. Probabilmente ha Hot Toys la licenza in scadenza per Harrison Ford, questo non lo so, ma stanno ultimamente riproponendo tantissimi Han Solo, questo è il terzo nel giro di un anno e mezzo circa, anche Indiana Jones e quant'altro. È diventato un pochino il nuovo John Wick, abbiamo visto il periodo Iron Man, periodo John Wick, periodo Han Solo in questo momento. Questa nuova basetta, secondo me, messa perché non sapevano che basetta metterci, quindi hanno creato questa sorta di tributo all'autista, al conduttore del Millennium Falcon, carina, ma la cosa più pregevole sono i polsi senza soluzione di continuità, come vedete avambraccio e mano non hanno peg, e finalmente i vari accessori non in fake leather, non in pleather, ma in pelle vera. Cosa da apprezzare, apprezzo anche l'headsculpt senza dubbio e tutto il resto, ma purtroppo ragazzi una scala 1-4, spero che queste innovazioni che abbiamo visto in questo Han Solo 1-4 se le porteranno il prima possibile nella scala 1-6 che tutti amiamo. Spostiamoci adesso per una brevissima parentesi invece su 3-0, c'è stato un Millennium Falcon, ragazzi io sono rincoglionito perso, c'è stato una sorta di Wonder Festival, una fiera sempre in Asia ovviamente, e hanno mostrato diverse figure, principalmente in scala 1-12, ma tra tutte è spiccata questa 1-6 di Bash the Stampede, non so la pronuncia ragazzi, io Trigun forse ero troppo piccolo per ricordarmelo, quindi perdonate la mia ignoranza, ma mi hanno detto, rimproverandomi, che in realtà avrei dovuto sapere molto su questo personaggio, che purtroppo io invece, raga, non conosco, quindi insultatemi pure nei commenti, come volete. Comunque, una figura per gli standard di 3.0 che mi sembra abbastanza valida, siamo su dei prezzi, ovviamente, come vedete, abbastanza ridotti, sempre questi sui standard appunto dell'azienda, quindi per quelli che sono interessati a questo Bash di Trigun, ragazzi, è partito il preordine già da questa settimana.
Poi, sempre per rimanere su terze parti, diciamo, in realtà T-Zero non è terze parti, ma spostandoci su terze parti con Soso Toys, che ultimamente ha fatto parlare di sé a momenti alterni, è stato rilasciato finalmente il Flash degli anni 90, anzi qui siamo sui Power Ranger, niente da fare, sul Flash degli anni 90. Anche lui annunciato più o meno un paio di anni fa, è passato veramente un botto di tempo, ma finalmente eccolo qui con il suo costume full tessuto, che fa molto piacere, e le sue proporzioni, quelle dell'attore di cui non ricorderò mai il nome, ma bello massiccio, il Flash, diciamo che è molto amato da chi come me è cresciuto con questo Flash negli anni 90. Poi, sempre Soso Toys, ha fatto degli annunci a sorpresa, sempre a tema, cioè in questo caso a tema Marvel, con Sabretooth, ovviamente senza licenza, quindi non badate al nome che vedete sul fianco, Sabretooth, poi abbiamo anche Storm e X-23, questa ovviamente è X-23, ragazzi, tutti limitati, tutti i pezzi limitati a 300 copie. Questa è la nuova linea aziendale, a quanto pare, di Soso Toys, come abbiamo visto per il Batman della serie animata, che rilascia pezzi a 300 copie, sempre in edizione limitata. Non si capisce se per accrescerne in un certo senso il prestigio o per fare più pezzi possibili e limitare la produzione e rilasciarli immediatamente, anche perché questa è roba, ragazzi, che se non mi sbaglio uscirà nel prossimo trimestre, addirittura guardate da marzo a maggio del 2026, quindi roba cotto e mangiata. Molto interessanti, non mi soffermo troppo, ragazzi, perché c'è veramente tanta roba di cui parlare, ma fatemi sapere che cosa ne pensate, so che molti di voi già hanno visto questi pezzi, addirittura l'hanno anche preordinati, quindi sono molto interessato a capire che cosa avete fatto con questa roba. Io avrei voluto prendere tantissimo Storm, ma purtroppo, anzi ero proprio deciso lì per prenderlo dal colosso dei nerd, poi purtroppo, ragazzi, spese improvvise del cane non mi hanno permesso di farlo. So che me ne pentirò, ma vedremo se mai in futuro se riuscirò a recuperarla, perché Soso Toys sapete che mi piace un sacco come lavora. Poi, ragazzi, dobbiamo passare a InArt, ovviamente. Doveroso passare a InArt con il suo Albus Silente in scala 1 a 6, che avevamo già visto in più salse in vari Wonder Festival. Ormai sono anni forse che gira questa figure, finalmente, ragazzi, eccola qui nella solita qualità InArt, quindi assolutamente niente da dire, con l'innesto per i capelli, l'innesto per la barba, che mi fa godere soltanto a guardarlo così, veramente bellissimo. Non so, ragazzi, questo ditemelo voi, se è fedelissimo al film, se c'è qualcosa che non va, io non ricordo, perché questo è, se non mi sbaglio, tratto questa versione dal secondo film. Quindi ditemi voi, ci sarà una versione deluxe e una premium, il prezzo è sempre abbastanza in linea con InArt, forse leggermente più alto, ma tenete conto del fatto che ci sia anche l'innesto per la barba. Questa è la differenza fra la versione deluxe, diciamo, e la versione premium, con l'uccellaccio del buon Albus Silente. Questa non è forse la versione che tutti amano, perché questo è il primo Silente poi dell'attore di Harris, che poi purtroppo è passato a miglior vita, e questo è appunto, vi ricordo, della Camera dei Segreti. Poi, ragazzi, il Silente più importante, diciamo, è quello di Gambon, quello più amato, però intanto ci becchiamo questo, poi probabilmente InArt farà anche l'altro. Poi, ecco qui, adesso dobbiamo passare alle cose veramente che a me interessano tantissimo, quindi intanto bisogna che me le vada a ricercare, ragazzi. Allora, Rocket Toys ha annunciato finalmente i preordini dei personaggi che io aspettavo veramente come la manna dal cielo. 3 personaggi che poi diventano in realtà 6 doll, quindi molto impegnativo per chi vorrà collezionarle tutte, e stiamo parlando ovviamente di
Naruto, Minato e Pain. Non avrei mai pensato, c'erano stati dei leak che dicevano appunto che sarebbero uscite queste 3 come prime doll annunciate, poi ricordo che ce ne sono altre, c'è Obito, Jiraiya, Sasuke e Conan che probabilmente arriveranno in una seconda wave. Qui siamo davanti veramente a dei pezzi eccezionali che rimangono comunque nella qualità di Rocket Toys. Però, dopo il grande entusiasmo iniziale, che voi tutti sapete quanto io ami sia Naruto che questa azienda o praticamente tutte le loro figure, e c'è un qualcosina di cui vorrei parlarvi, perché ovviamente Rocket Toys è un'azienda, in quanto tale deve monetizzare, ha fatto un discreto successo e quindi io spero che continui con la sua qualità, cosa che vedo in questo caso, ma forse è diventata un pochino più risicata per quanto riguarda accessori e quant'altro. Questo viene dimostrato, viene appoggiato dal fatto che ci siano appunto 2 versioni per ogni personaggio che in un determinato contesto, probabilmente nella Rocket Toys del passato, sarebbe potuto essere uno soltanto. Allora, adesso devo recuperare, ragazzi, perdonatemi un secondo il post, perché ovviamente Facebook spesso fa di queste cose. Datemi un secondo, ecco qui. Allora, intanto parliamo di Minato. Minato disponibile nella sua versione Hokage, quarto Hokage, che vedete adesso a schermo, e la versione invece, diciamo, del passato nella sua veste Jonin. Bellissimo in termini di qualità, ogni versione ha 3 head sculpt, in questo caso abbiamo 2 visi con l'Edo Tensei, quindi il Minato resuscitato per intenderci. La parte sottostante la tunica da Hokage è praticamente la stessa che abbiamo nella versione Jonin. Cambiano quindi i volti, vari effetti e più o meno la basetta è sempre la stessa, più o meno comunque la figure risulta essere uguale. Dal punto di vista appunto qualitativo, ragazzi, niente da dire, tutto sarà cablato, tutto sarà in buoni tessuti, buona la qualità e tutto il resto, buone le articolazioni. Tutti i miglioramenti che abbiamo visto anche negli ultimi anni, presto vedrete anche Tsunade sul canale. Però ecco, in questo caso secondo me si sarebbe potuto fare con un piccolo sforzo in più, magari aumentando anche leggermente il prezzo, si sarebbe potuta fare un'unica versione. Poi sta anche a voi dirmi che cosa ne pensate. Qui come vedete vediamo più o meno lo stesso Minato con qualche mano differente, gli accessori più o meno sono gli stessi con qualche variabile, però ecco, poi ovviamente si può anche sempre non comprare, per carità siamo liberi, però avrei gradito una maggiore qualità da questo punto di vista, magari un'unica versione aggiungendo qualche accessorio in più come una sorta di deluxe per non costringere in un certo senso a comprare tutte e 2 le versioni. Stesso discorso vale per Pain, anche lui bellissimo, qui vediamo i vari accessori con il Chibaku Tensei in preparazione, la classica collana, i vari effetti dello Shinra Tensei, i vari mani intercambiabili, 3 head sculpt differenti. Qui ne vediamo, ne apprezziamo appunto la qualità, ragazzi, assolutamente nulla da dire e non vedo l'ora di averlo perché è veramente bellissimo. Qui invece vediamo la versione Battle Damage con più o meno lo stesso cut, però la stessa tunica, però in questo caso appunto danneggiata, tale da scoprire il body in silicone seamless, cosa che apprezzo tantissimo. Qualche segno sulla pelle, ok, gli head sculpt sono leggermente differenti, gli effetti più o meno sono quelli, stessa basetta e quant'altro. Anche qui magari ok, non ci sarebbe stata la stessa resa perché non avresti potuto mai mettere un altro body segnato dalla battaglia e quant'altro, ma secondo me si sarebbe potuto trovare un escamotage per fare un'unica versione. Anche lui bellissimo, assolutamente niente da dire, era esattamente quello che mi aspettavo da Rocket Toys. Così come per questo Naruto, altro personaggio boom, bomba, di Rocket Toys, anche lui disponibile in una doppia versione. Questa che è la versione Battle Damage, quindi vestiti un po' sporchi, danneggiati, visi accattivanti, mi piacciono tantissimo questi visi, il Rasen Shuriken, tutti i vari effetti.
e qui lo vediamo in tutto il suo splendore. Anche questo sarà una vera e propria bomba. E la versione invece parallela, alternativa, diciamo, di questo Naruto è quello Sage Mode. Sage Mode con accessori ovviamente differenti, con il rotolo, la possibilità di essere posato anche, questo ragazzi adesso ne parliamo perché è un po' diversa come cosa, e anche senza ovviamente gli abiti da Sage, e quindi diventa un Naruto classico, un Naruto normalissimo di Shippuden, senza danni da battaglia, senza nulla. Il problema sorge nel momento in cui, appunto, per fare questa posa, quello che vedete adesso che contraddistingue realmente il Sage Mode dal Naruto classico, è che questo è un pack di accessori, quindi le gambe e le due braccia, due paia di braccia alternative, così come il rotolo su cui distendere Naruto. Nei primi prezzi, le prime indiscrezioni che vediamo, questo pack aggiuntivo costerà all'incirca una sessantina di dollari, quindi 50 euro per intenderci. E questa cosa, sinceramente, da Rocket Toys non me l'aspettavo, perché pensavo anche in questo caso che avrebbero realizzato magari un'unica versione. Ok, c'è sempre il discorso Battle Damage e Clean, che sono due cose differenti, ma secondo me con un pochino di sforzo in più potevano fare un qualcosa di meglio. E i prezzi sembrano essere, ancora non sono usciti ufficialmente sul Colosso dei Nerd, ma arriveranno nei prossimi giorni. Sembrano anche essere leggermente più bassi delle versioni di Rocket Toys che abbiamo visto in passato. Speriamo bene, ragazzi, perché effettivamente a me piacerebbe poterle prendere tutte, cosa che non potrò, quindi dovrò fare delle scelte, sarà veramente molto difficile. Eccoci quindi su ilcolossodinerd.com, appunto, per vedere quelle che sono le ultime uscite disponibili sul sito, come al solito aggiornatissimo su tutto quanto è appena stato annunciato, a parte Rocket Toys che per oggi, per adesso che sto registrando, praticamente ieri sera è stato annunciato tutto, quindi verrà probabilmente inserito qualcosa nella giornata di oggi che state guardando voi il video, e una release, una ristampa di Madara di Sage Figures, di Bandai Sage Figures, che ci voleva, visto che ormai il prezzo era aumentato a tipo 200-250 euro, follia, quindi molto bene per gli appassionati sempre di Naruto. Eccolo qui, Albus Silente nella sua Deluxe a 419 e 469 invece la versione Premium. Abbiamo questa interessantissima doll di Peaky Blinders di Thomas Shelby a 399, è un'edizione limitata, non ricordo quante siano le copie, ma sono abbastanza poche. Abbiamo sempre l'in-art del Batman Flash, diciamo, per intenderci, in scala 1 a 12, ed ecco qui Vash di Trigun, di cui abbiamo parlato prima, 199, sempre in scala 1 a 6. Bene ragazzi, penso che questo video sarà durato tantissimo, me ne scuso per quanti di voi si sono annoiati, spero di no, e ringrazio ancora tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto del video. Grazie ragazzi, c'è stata davvero tanta roba di cui parlare, fatemi sapere voi che cosa ne pensate con un commento se volete. Ringrazio ancora tutti i ragazzi abbonati che sono sul gruppo Telegram, ogni giorno ci scambiamo notizie, anche cose nostre private, insomma è diventata una famiglia, quindi grazie a tutti ragazzi. E che dire, ci vediamo a un prossimo appuntamento, sto aspettando tante cosine che dovrebbero arrivarmi dal Colosso dei Nerd, che arriveranno molto presto, e quindi presto vedrete nuovi unboxing, nuove cose, e chi più ne ha più ne metta. Detto questo ragazzi, io vi saluto, ancora buona domenica, buon fine settimana e buon inizio di nuova settimana. Ciao ragazzi, a presto.